E dopo 2 anni e mezzo di onorata carriera la batteria della mia chiave ha deciso di andare in pensione. Ho voluto quindi cogliere questa occasione per farvi un video dove vi mostro i vari passaggi da effettuare per sostituire la batteria senza nessun problema. Non allarmatevi perché non serve grossa manualità, è molto semplice la sostituzione su questa chiave. Basta un piccolo giravite a taglio e veramente pochissima manualità. Vi dico inoltre che il messaggio di batteria scarica parte veramente da molto lontano, ovvero da 4 mesi fa ha iniziato e a oggi la chiave non funziona più. Ho voluto aspettare apposta per capire quanto tempo abbiamo a disposizione ed è veramente tanto, quindi non avete scuse per non fare in tempo a sostituirla. Se comunque proprio non ce la fate, non vi allarmate perché anche in auto c'è il modo per partire keyless con la batteria scarica, ovvero quella di metterla qui nel cassetto porta oggetti nel tunnel centrale. C'è proprio la predisposizione per poggiare la chiave qualora fosse scarica e l'auto all'interno dell'abitacolo non la rilevasse. Andiamo quindi a vedere i passaggi per la sostituzione di questa batteria. La batteria si trova sulla parte posteriore della chiave, quindi sta qui dentro, proprio sotto lo stemma, che sia Volkswagen, Seat o Skoda lo troverete qui. Quindi per arrivarci dobbiamo premere questo pulsantino, per chi ha il portachiavi inserito già sarà aperto, quindi utilizzate questo aggancio, tenete premuto il pulsantino e sfilate la parte metallica della chiave. Questa qui la utilizzeremo per togliere il coperchio. In che modo? Mettendola qui di traverso proprio sotto al buco dove esce, facciamo una leggera pressione sotto alla parte in plastica, vedete che si alza e con l'unghia andate ad aprirla. Mi raccomando, stiamo parlando di forze lievissime. Se vedete che non viene, state sbagliando qualcosa, sono semplici incastri in plastica. Questo è il codice della batteria, è una classica 2032, quella che hanno tutti i telecomandi, quindi a 3 volts, 32 è lo spessore. Se trovate la 2016 significa che è alta la metà di questa che utilizziamo noi. Se ce l'avete per emergenza potreste anche metterla perché comunque è la stessa tensione, ma mettete quella corretta, altrimenti lo spessore cambia. Quindi spostiamo questo qui. Arrivati a questo punto ci serve un piccolo giravite a taglio. Vedete che la batteria va verso il basso, se la premete si abbassa, quindi premetela sulla parte posteriore, vedete che qui è incastrata dentro, premetela sulla parte posteriore e col giravite andate a metterlo tra queste due, vedete ci sono 2 parti in plastica che la tengono, lo mettete in mezzo, sempre una piccolissima pressione e lo fate scavallare ed ecco che la batteria è venuta fuori. Prendiamo la nuova e facciamo il passo inverso, quindi la spingiamo verso dietro e la andiamo a far, vedete che cosa ho fatto? Prima l'ho premuta verso dietro e poi l'ho mandata sotto le linguette avanti, quindi rimetto il coperchio. Mi raccomando, deve andare da solo, non dovete fare nessun tipo di forza eccessiva, altrimenti danneggiate i piccoli ancoraggi. Rinfilate la parte della chiave metallica, così siete pronti per rimettere il portachiavi. Se come me non lo usate, ripremete il pulsantino e mandate dentro tutto. Un gioco da ragazzi. Vi ringrazio per avermi seguito, se questo video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi. Avete dubbi o qualche problema? Scrivetelo nei commenti oppure sul mio profilo Instagram. Ciao ragazzi!